Il presente video contiene spoiler su tutta la trama di Undertale. Undertale, la prima e per ora unica opera dello sviluppatore Toby Fox, non necessita certamente di presentazioni. Pubblicato su PC senza troppo clamore sul finire dell'estate 2015, seppe con il tempo conquistare sempre maggiori fette di appassionati, capaci con un passaparola continuo di diffondere il mito di un videogioco diverso. Non passò molto tempo prima che Undertale divenisse un fenomeno di culto, idolatrato da molti utenti e capace di formare una fanbase così convinta da sfociare purtroppo in taluni casi in irrispettoso fanatismo. Le ragioni di questo successo non sono difficili da comprendere. Il videogioco di Fox si alimenta di una storia semplice, ma piena di personaggi carismatici e strambi, combattimenti unici e diversificati, un umorismo sfrenato e soluzioni ludiche estreme. Tutti elementi accattivanti che hanno permesso ad Undertale di sgomitare nella calca di decine e decine di prodotti indie che vengono pubblicati sui principali store digitali. Ma stiamo solo lambendo la superficie, perché scendendo in profondità, Undertale rivela una ricchezza di significati e un'intelligenza nel comunicarli raramente visti nel medium. Scopo di questo nostro trittico di video è invitare lo spettatore a immergersi sotto una patina di storie di freaks, per scorgere invece uno dei più grandi trattati di linguaggio videoludico che il panorama attuale è in grado di offrire. Ed è indubbio che se oggi Undertale ha questa fama, gran parte di essa nasca proprio dalla capacità di colpire il videogiocatore su più livelli di comunicazione. Stay determined. Se parliamo di multitestualità in Undertale, non si può che iniziare col concetto di determinazione, elemento che più volte e con più accezioni torna nel videogioco. Determinazione che è, a conti fatti, una delle chiavi di interpretazione più preziose offerte dall'opera di Toby Fox. Il designer americano adopera questo concetto prima di tutto per giustificare, nell'universo narrativo di Undertale, la superiorità dell'essere umano sui mostri. Solo l'uomo possiede la determinazione, una sorta di superpotere che gli conferisce una resistenza impareggiabile per i mostri, i quali invece fanno affidamento unicamente sulla magia. Un collante molto meno resistente, al punto che nel momento della morte il loro corpo si sbriciola come cenere al vento. Ma a ben vedere, la determinazione del nostro avatar coincide con la determinazione richiesta al giocatore stesso. Tramite questa traslazione di senso, Toby Fox lega in maniera originalissima il diegetico e l'extradiegetico. Il potere del nostro bambino si sovrappone perfettamente al potere del videogiocatore. Pensateci bene. Cosa rende noi videogiocatori così incommensurabilmente superiori a qualsiasi ostacolo si possa mai incontrare in un videogame? Il dominio dello spazio-tempo attraverso l'uso dei salvataggi. Per quante volte si perda, si muoia, si fallisca, il caricamento dell'ultimo salvataggio è lì, a darci una nuova chance. Non conta quale boss inavvicinabile si frapponga al nostro incedere, prima o poi sarà abbattuto. Noi invece potremmo avere sempre nuove possibilità di tornare a sconfiggerlo. Serve solo determinazione. La nostra volontà incrollabile di superare l'ennesimo ostacolo è l'unico requisito necessario. Undertale è così consapevole di questo collegamento da rinverdire in noi quello sprone a non mollare, proprio nei punti in cui salviamo la partita. Nei punti di salvataggio, infatti, ad ogni memorizzare dei progressi, una frase diversa ci ricorda che anche le piccole cose possono darci la forza. Ogni volta, questa esortazione termina con la dicitura ormai divenuta proverbiale "fills you with determination". In realtà, vedremo in un prossimo video come Toby Fox colori di ulteriori sfumature questo concetto cardine. Piuttosto, è ora interessante sottolineare come la determinazione abbia una rilevanza macroscopica nell'atto stesso di affrontare le molte prove dell'underground. In particolare, mi riferisco alle boss fight di Undertale, uno dei tratti distintivi più conosciuti dell'opera. Si tratta di scontri caratterizzati da rimodulazioni costanti delle prassi videoludiche, tanto di Undertale quanto del videogioco in sé. Occasioni uniche in cui Toby Fox riesce a dare sfogo al suo estro, proponendo nuove soluzioni. Cambiamenti alla formula dei combattimenti trovate ardite.
Parliamo del videogame in cui le boss fight si tradurranno talvolta in un quiz a premi, talvolta in un appuntamento romantico o ancora in un macabro tea party. La battaglia con Toriel è la prima vera boss fight del gioco, posta concettualmente ancora prima di varcare le soglie dell'underground. Non a caso, è dopo la battaglia con la regina dei mostri che i titoli di testa, se così si possono definire, appaiono. La natura stessa di questa prima parte del gioco come zona tutorial è testimoniata dal nome di questa mammona. Toriel non è che un gioco di parole che ricorda a tutorial. Proprio Toriel ci insegnerà i rudimenti di gioco di Undertale. Proprio Toriel ci accompagnerà per un tratto delle rovine iniziali e ci salverà da un certo malefico fiorellino parlante. Proprio Toriel ci inviterà a non far del male a nessuno. Tuttavia, Toby Fox mostra sin da subito il suo acume comunicativo. Il nostro primissimo approccio con l'underground consiste nell'incontro-scontro con un tale Flowly, un fiore parlante, che fingendo di esserci amico, ci attacca per ucciderci. Anche lui si pone in prima battuta come un classico personaggio tutorial di inizio avventura, spiegandoci il significato di diversi elementi di gioco. In realtà, la sua non è che una messa in scena, che sfrutta sagacemente la convinzione che il tutorial non possa far del male al giocatore. Fox ci dà la possibilità di evitare i colpi di Flowly. Non lo facciamo perché siamo portati ad avere fiducia con chi ci accoglie in un tutorial. Undertale ha già preso a sovvertire le regole videoludiche. Lo scopo del designer americano è quello di spingerci a dubitare di tutto e tutti, sin dal primo momento. Questo è il motivo per cui Fox pone Flowly come nostro primo impatto con Undertale. Il passo successivo infatti è proprio quello di suscitare diffidenza anche per un essere così apparentemente candido come Toriel. Ancora una volta, Fox è diabolico nell'instillare il dubbio nel giocatore. Non solo nella casa di Toriel in cui lei vive sola, troviamo diverse paia di scarpe per bambino e stanze adibite ad ospitare fanciulli. Non solo troviamo quasi morboso l'attaccamento che lei mostra nei nostri confronti, ma soprattutto la stessa si prodiga con grande energia a non permetterci di uscire dalle rovine. Dopo Flowly è scontato che il giocatore possa pensare a lei come un essere infido, pronto magari a cibarsi di noi alla prima occasione. Fox vuole proprio che il giocatore sia privo di certezze. Ha costruito l'intero prologo del gioco a tal fine. Ma per quale motivo? Per andare avanti, dunque, dobbiamo affrontare Toriel, decisa a tenerci lì con sé. Ed è la prima occasione in cui il concetto di determinazione viene declinato in linguaggio ludico. Come abbiamo appreso nel tutorial, durante i combattimenti possiamo attaccare o parlare con il nemico. Dunque possiamo agire con il fine di ucciderla o con l'intenzione di convincerla a lasciarci passare. L'intera boss fight è costruita da Fox proprio per testare il giocatore. Quanto è irretito dalle dinamiche videoludiche, quanto ha già interiorizzato il concetto di determination. Ecco il vero tutorial, il test d'ingresso di Undertale. È del tutto comprensibile che il videogiocatore, posto dinanzi ad un nemico tenace e forte come Toriel, dopo i primi tentativi infruttuosi di farla ragionare, accetti di attaccarla. È la logica del videogame. Esistono ostacoli che si frappongono nel nostro cammino. Ostacoli da abbattere. Fox ancora una volta conosce bene le regole e le sfrutta ai propri fini. Una musica incalzante ma con venature di mestizia ci coinvolge, mentre Toriel sferza con i suoi colpi potenti. Proviamo a dialogare, ma lei non sente ragioni. Cosa possiamo fare di diverso dall'attaccarla? E poi in fondo lei non ce la racconta così giusta. E se fosse anche lei malintenzionata come Flowly? Ed è in quegli istanti che si consuma il momento della scelta per il giocatore. Avere compreso che Undertale si muove con regole proprie, aver subodorato in cosa consiste la determinazione, o cedere, adeguandosi alle logiche videoludiche che vedono in un nemico un essere da abbattere, nonostante tutto. Qualora il giocatore uccidesse Toriel, l'irreparabilità del suo gesto sarebbe testimoniata dalla brutalità della sua morte.
dalla dolcezza del suo sguardo prima di disintegrarsi. Flawley sarà pronto subito dopo a rinfacciarci la nostra scelta. E no, anche se ricaricassimo la partita, Flawley, da essere per così dire superiore al gioco, sarebbe comunque consapevole di ciò che abbiamo fatto. Ogni cosa che facciamo in Undertale ha conseguenze, spesso inalterabili. Sin da subito comprendiamo che il rituale ruolo da demiurghi del mondo virtuale, ovvero quello di videogiocatore, in Undertale non è del tutto saldo. Qualora invece il giocatore seguitasse nel proposito di non ferire Toriel, Fox dispone di un importante test di determinazione. È necessario usare Mercy per ben 25 volte prima di vincere lo scontro. Solo in questo modo potremmo iniziare la nostra avventura nell'Underground senza togliere la vita alla regina dei mostri. No, Toriel non aveva alcuna intenzione maligna, voleva semplicemente proteggerci dai pericoli che ci attendevano. E Toby Fox ce lo mostra nuovamente attraverso il gameplay. Qualora arrivassimo a pochi HP dal perire durante lo scontro, proprio Toriel eviterebbe di colpirci. I suoi attacchi magici si allontanerebbero dal cuore come due poli magnetici identici. Questa battaglia iniziale nel nostro cammino in Undertale rappresenta solo uno degli svariati modi in cui Fox traduce in meccaniche ludiche il concetto di determinazione. Potremmo ad esempio citare la lunga sequela di fughe che il giocatore deve compiere per salvare Undine, così come non è altro che l'ennesima forma di determinazione la successiva abnegazione con cui aiutiamo un essere che fino a poco prima voleva la nostra morte, offrendole un bicchiere d'acqua. La determinazione, tuttavia, può anche avere esiti distruttivi. L'uomo da sempre ha patito sulla propria pelle le conseguenze di una volontà tracotante e assoluta. Fox non è così ingenuo da esporre una visione parziaria della realtà. Anzi, rende Undertale uno dei più incredibili esempi videoludici della necessità per l'essere umano di discernere i limiti delle proprie azioni. Una determinazione smisurata e volta all'esaltazione del proprio ego può condurre fino alla distruzione del mondo, ma ci torneremo.